Ciao ragazzi e bentornati sul canale di IRD. La serie di cui vorrei parlarvi oggi è The Good Mothers, le donne che hanno sfidato l''ndrangheta. È una serie presente sulla piattaforma Disney Plus, che l'ha anche prodotta, diretta da Julian Gerald ed Elisa Amoruso, tratto dal romanzo di Alex Perry. La prima cosa che mi ha incuriosito di questa serie è che parlava di 'ndrangheta, perché in Italia, almeno per l'impressione che ho avuto, è che di produzioni che parlavano di 'ndrangheta, o comunque ne parlavano in questa maniera, non ce ne siano molte, o almeno a me è capitato di vederne davvero poche. La serie tratta di queste donne, adolescenti o giovani madri, che vivendo in un ambiente 'ndranghetista, quindi mafioso, sono condannate ad una vita di segregazione, di mancanza di libertà, di regole maschiliste e completamente chiuse, per non dire troglodite, che le condannano quindi ad un'esistenza infernale. Le storie sono tutte tratte da vicende realmente accadute, benché comunque la serie si prenda alcune libertà e inventi qualche personaggio qui e lì. La storia parla di questa Lea, questa donna che un giorno prende la figlia e fugge via dalla famiglia per entrare nel programma di protezione testimoni della polizia, ovviamente testimoniando contro la propria famiglia, e dopo anni che è stata via in questo programma di protezione testimoni in luoghi lontani e isolati, decide assurdamente di tornare dalla propria famiglia, quindi di smettere di essere una testimone e di tornare in Calabria insieme ai propri familiari, perché quella vita isolata non riusciva più a sopportarla, era sempre sola, si sentiva abbandonata, la figlia viveva malissimo anche lei, in più la famiglia 'ndranghetista, il marito, la madre, la suocera e tutti gli altri componenti familiari cercano di convincerla che l'hanno perdonata, che loro sono cambiati e che la rivogliono in famiglia e così via. Questo la porta a cedere, a ritornare un giorno in Calabria con la figlia. Il giorno stesso che questo avviene, la madre viene separata dalla figlia e scompare. Ovviamente è stata uccisa dall''ndrangheta. Allo stesso modo vediamo altre due famiglie in cui anche qui delle mogli di 'ndranghetisti sono costrette a questa vita orribile in cui vengono completamente vessate, se si mettono un po' di rossetto vengono prese a botte, se provano anche solo a rispondere agli uomini, questi le prendono la testa e gliela mettono nel piatto davanti a tutti, umiliandole. Insomma, costrette a una vita terribile. C'è allora questo magistrato, interpretata da Barbara Chiarelli, che sarebbe la Livia di Suburra la serie, la sorella di Aureliano, che praticamente individua una di queste donne e la convince ad entrare nel programma di protezione testimoni per testimoniare, dato che lei svolge un grandissimo ruolo all'interno di questa cosca mafiosa. Insomma, questa donna, che si chiama Giuseppina Pesce, che davvero esiste nella realtà, inizia così il programma di protezione testimoni, inizia a parlare e partono dalle autorità i vari arresti contro la sua famiglia, che ovviamente vorrebbe ucciderla immediatamente. Lei finisce in questa casa protetta lontano, portandosi i figli. Qui però inizia ad avere i primi problemi. Infatti in questo posto sono completamente isolati, soffrono la solitudine, si sentono abbandonati, le giornate sono tutte uguali, i figli soffrono terribilmente anche perché i figli soffrono la mancanza di tutti gli altri parenti e oltretutto i figli non sono minimamente in grado di capire quale sia la situazione e cosa abbia portato la madre a prendere questa decisione. Ma questa cosa, tra l'altro, l'ho sentita spesso dire da veri testimoni in alcune interviste in TV, in cui praticamente spiegavano che durante il programma di protezione testimoni si sentivano completamente abbandonati dallo Stato, oltre a vivere malissimo la situazione perché vivevano soli, in posti sperduti e spesso venivano spostati, quindi dovevano sempre ripartire da zero. Questo è proprio il tipo di narrativa che ci racconta e che infatti preferisco maggiormente.
la famiglia 'ndranghetista di questa Giuseppina che sta subendo gli arresti, oltretutto loro ritengono oltraggioso quello che lei ha fatto, che peraltro lei aveva anche un amante, perché il rapporto con suo marito non esisteva, oltretutto era pure in galera. Che cosa fanno allora? Trovano il modo di contattare la figlia adolescente, che è nel programma di protezione testimoni, e fanno un lavoro di convincimento in modo tale che la figlia adolescente porti la madre a tornare indietro, facendo leva sul fatto che loro la perdoneranno, si dimenticheranno di tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche questa Giuseppina, come Lea, rischia di fare questo passo indietro che potrebbe portarla alla morte. Una cosa particolarmente riuscita di questa serie, innanzitutto, è il contesto dell'ambientazione, del dialogato. Il dialogato è molto realistico, si parla quasi sempre in dialetto calabrese. Mi è piaciuta molto l'interpretazione di Valentina Bellè perché lei ha questa parlata lenta, un po' strana, che però in questo contesto funziona molto, è molto realistico. È un personaggio che vuole uscire da quell'ambiente, ma in qualche modo le sue ossa sono fatte da quell'ambiente, quindi si ritrova sempre in bilico. È un altro aspetto molto riuscito e questa diciamo è una cosa che forse reputo decisamente superiore a Gomorra o Romanzo Criminale, le serie, è il fatto che i mafiosi, gli 'ndranghetisti non vengano esaltati come personaggi da ammirare o con cui simpatizzare. Anzi, la sensazione è esattamente l'opposta. Si rimane sempre schifati da questi uomini orribili, completamente trogloditi, e ancora peggio sono le suocere, le nonne, le sorelle che sono completamente assoggettate a questo ambiente non perché hanno paura, ma perché sono anch'esse plagiate da quel sistema. Una delle altre vicende è quella di Denise, che praticamente è quella che ha perso la madre Lea. Lei capisce subito che la madre è stata uccisa, non ci crede alle cavolate che gli dicono il padre e gli altri parenti, cioè che la madre ha preso e se n'è andata così. Quindi noi vediamo il padre che cerca in tutti i modi di portare la figlia a sé e trasformarla in una di loro, e quindi le mette vicino questo ragazzo Carmine, e tra lei e Carmine ci sono diverse interazioni, quindi si instaura un legame tra loro due, finché però la vicenda porterà ad una rivelazione tragica, che purtroppo è anche reale. La serie è uscita pochi mesi fa ed è una coproduzione italo-britannica, ma devo dire che è molto italiana, ma nel senso positivo. Non ho mai percepito scene o narrazioni fuori dagli schemi italiani, anzi, tutto sempre contestualizzato nel nostro mood, diciamo così. La serie è composta da 6 episodi, da un'ora ciascuno. Come ho detto, è disponibile su Disney Plus. Io la consiglio davvero. È forse una delle migliori serie che tratta il genere mafia. Questo è tutto quello che avevo da dire su The Good Mothers. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.